Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Ciao a tutti e bentornati su Italiano Tales. Oggi ascolterete una semplice storia in italiano sull'amore, i segreti e la fiducia. Provate ad ascoltare con attenzione e a immaginare ogni scena nella vostra mente. Questa storia usa un italiano semplice e conversazioni naturali per aiutarvi a migliorare il vostro ascolto. Mi chiamo Emma, ho 30 anni e lavoro in una piccola libreria a Seattle. La mia vita era tranquilla e semplice. Ogni mattina aprivo il negozio, pulivo gli scaffali e preparavo il caffè prima che arrivassero i primi clienti. Mi piaceva la mia routine, mi faceva sentire in pace. 2 anni fa ho conosciuto un uomo di nome Alex. La prima volta che l'ho visto, fuori pioveva molto forte. Entrò nella libreria indossando una giacca scura e portando un ombrello bagnato. Che brutto tempo oggi, dissi. Lui sorrise stancamente. Sì? Credo che la pioggia mi abbia seguito fin qui. Risi piano. Guardò il negozio per qualche secondo prima di chiedere. Avete dei libri per qualcuno che vuole ricominciare a leggere? Quella domanda mi sorprese. Certo, risposi. Che tipo di storie ti piacciono? Non ne sono più sicuro, disse sinceramente. Lo aiutai a scegliere un semplice romanzo giallo. Prima di andare via mi guardò e disse: Grazie. Di solito le persone hanno sempre fretta con me. Dopo quel giorno, Alex iniziò a venire spesso. A volte comprava libri, a volte si fermava solo per un caffè e una conversazione. Lentamente diventammo più vicini. Alex era calmo e gentile. Mi ascoltava attentamente quando parlavo della mia vita. Quando gli raccontai che spesso mi sentivo sola dopo la morte di mia madre, rimase in silenzio per un momento e poi disse: Non dovresti affrontare quel dolore da sola. Nessuno mi aveva mai parlato così prima. Qualche mese dopo iniziammo a frequentarci. Passavamo i fine settimana insieme, camminavamo per strade tranquille di notte e guardavamo vecchi film nel mio appartamento. Una sera ebbi una giornata terribile al lavoro. Un cliente mi urlò contro e mi sentivo esausta. Verso le 9 di sera, Alex bussò alla mia porta con 2 tazze di cioccolata calda. Non hai risposto ai miei messaggi, disse. Così mi sono preoccupato. Sorrisi. Sei venuto fin qui solo per questo? Certo, rispose. Quella sera ricordo di aver pensato quanto fossi fortunata, ma a volte i problemi iniziano da cose molto piccole. Un sabato sera Alex mi stava aiutando a spostare un tavolo nel mio appartamento quando il suo telefono si illuminò accanto a lui. Non stavo cercando di leggere, ma lo schermo era molto luminoso. Il messaggio diceva: Mi manchi già. All'improvviso mi sentii a disagio.
il tuo telefono sembra molto occupato, dissi con attenzione. Alex lo prese subito. Solo cose di lavoro. Lo guardai. Il lavoro manda cuori adesso? Per un secondo sembrò nervoso, poi rise piano. È mia cugina Lily, spiegò. È molto emotiva. Volevo credergli, così annuii. Ma dopo quel giorno le cose iniziarono a cambiare. Alex cominciò a rispondere alle telefonate fuori casa. A volte spariva per ore e diceva di avere problemi familiari o riunioni di lavoro extra. Ogni volta che gli facevo domande, aveva sempre risposte perfette, troppo perfette. Un pomeriggio la mia migliore amica Sara venne in libreria. Sembri distratta, disse guardandomi attentamente. Sto bene? Risposi. Lo dici sempre quando qualcosa non va. Sospirai piano. Penso che Alex mi stia nascondendo qualcosa. Sara incrociò le braccia. Ti fidi di lui? Risposi troppo velocemente. Sì. Lei lo notò subito. Quella sera Alex venne nel mio appartamento con del cibo da asporto e dei fiori. Sorrise, mi baciò sulla fronte e si comportò normalmente. Per un momento mi sentii in colpa per aver dubitato di lui. Poi andò in bagno lasciando il telefono sul divano accanto a me. All'improvviso apparve un nuovo messaggio sullo schermo. Le dirai finalmente la verità? Il mio cuore iniziò a battere più forte. Fissai il messaggio ancora e ancora. Dirmi cosa? Quale verità? Poi sentii la porta del bagno aprirsi dietro di me e in quel momento capii che la mia relazione forse non era come avevo sempre creduto. Rimisi il telefono di Alex sul divano e andai velocemente in cucina prima che uscisse dal bagno. Pochi secondi dopo entrò nella stanza asciugandosi i capelli con un asciugamano. Tutto bene? Chiese. Sì, risposi piano. Sono solo un po' stanca. Si avvicinò e mi toccò delicatamente la spalla. Resta con me domani, disse. Lo guardai. Perché? Sorrise. Perché mi manchi. La sua voce sembrava calda, ma dentro di me qualcosa non si fidava più di lui. Nonostante tutto, annuii. Va bene. Alex sembrò sollevato. Bene, disse. Domani mattina devo occuparmi di una cosa importante. Dopo le cose andranno meglio. Quella frase rimase nella mia mente per tutta la notte. La mattina seguente mi svegliai presto. La pioggia colpiva dolcemente le finestre e l'appartamento sembrava freddo e silenzioso. Alex stava ancora dormendo accanto a me. Per un momento sembrava tranquillo, normale, ma non riuscivo a smettere di pensare al messaggio che avevo visto sul suo telefono. Le dirai finalmente la verità. Continuavo a farmi le stesse domande ancora e ancora. C'era un'altra donna. Stava nascondendo qualcosa di serio, oppure mi stavo immaginando tutto.
Alex aprì lentamente gli occhi e sorrise. «Buongiorno», disse. «Buongiorno». Si sedette sul letto e si stiracchiò. «Devo uscire per qualche ora», spiegò. «Ma stasera possiamo cenare insieme». Cercai di sembrare calma. «Dove stai andando?» «Solo questioni di famiglia». «Questioni di famiglia». Di nuovo. «Posso venire con te?» chiesi. Per un secondo il suo viso cambiò espressione, poi sorrise di nuovo. «No, ti annoieresti». Un'ora dopo lasciò l'appartamento. Rimasi vicino alla finestra con una tazza di caffè in mano che non bevvi mai. Una parte di me voleva fidarsi di lui, ma un'altra parte di me conosceva già la verità. Alla fine presi una decisione, presi il cappotto, le chiavi e lo seguii. Le mie mani tremavano mentre guidavo. Mi sentivo nervosa, in colpa e arrabbiata con me stessa per quello che stavo facendo. L'auto di Alex rimaneva qualche metro davanti alla mia mentre lasciavamo il centro città. Ben presto entrammo in un quartiere tranquillo con piccole case e giardini curati. Poi si fermò davanti a una casa bianca con persiane blu. La casa sembrava calda e accogliente. Pochi secondi dopo, la porta d'ingresso si aprì. Una donna uscì fuori. Aveva i capelli scuri e indossava un grande maglione grigio. Sorrise immediatamente appena vide Alex. Non un sorriso amichevole, uno pieno d'amore. Poi Alex si avvicinò a lei e la baciò. Tutto dentro di me si gelò. Non riuscivo a respirare. Le mie dita stringevano forte il volante mentre li guardavo insieme, come una coppia felice. Lui sembrava a suo agio lì, come se appartenesse a quel posto. La donna gli toccò delicatamente il braccio e rise per qualcosa che lui aveva detto. All'improvviso mi sentii male. Le lacrime riempirono i miei occhi così velocemente che riuscivo a malapena a vedere. Avevo passato settimane a dubitare di me stessa, a trovare scuse per lui, a cercare di credere alle sue storie, ma la verità era semplice. Alex stava vivendo 2 vite diverse. Dopo qualche minuto andai via prima che potesse notarmi. Il viaggio verso casa sembrava irreale. Quando finalmente arrivai al mio appartamento, chiusi la porta a chiave e mi sedetti sul pavimento accanto al divano. Mi sentivo più umiliata che arrabbiata. Come avevo potuto fidarmi così completamente di qualcuno? Verso mezzogiorno la mia amica Sophie mi chiamò. Nel momento in cui sentii la sua voce, ricominciai a piangere. Arrivò 20 minuti dopo con caffè e snack. «Che cosa è successo?» chiese dolcemente. Le raccontai tutto, i messaggi, le bugie, la donna davanti alla casa. Quando finii, Sophie scosse lentamente la testa. «È egoista», disse. «Non è colpa tua».
Ma forse ha smesso di amarmi, sussurrai. Questo non giustifica comunque le bugie, rispose con fermezza. Il resto del pomeriggio sembrò pesante e vuoto. Ogni oggetto nel mio appartamento mi ricordava Alex, la tazza di caffè che usava sempre, il biglietto del cinema sullo scaffale, il maglione che aveva dimenticato lo scorso inverno. Alle 7 di sera mi scrisse un messaggio. Cena stasera alle 8? Fissai il messaggio per molto tempo. Poi risposi: ok. Se voleva mentire di nuovo, volevo sentirlo direttamente da lui. Esattamente alle 8 Alex venne a prendermi. Sorrise normalmente, come se non fosse successo nulla. Sembri stanca, disse mentre guidava. Guardai fuori dal finestrino. Giornata lunga. Lui annuì. Anche la mia. La bugia gli usciva dalla bocca con una facilità impressionante. Mi portò in un piccolo ristorante italiano con candele e musica soffusa. A metà cena, Alex infilò improvvisamente la mano nella tasca del cappotto. Poi posò una piccola scatola nera sul tavolo. Il mio cuore si fermò. La aprì lentamente. Dentro c'era un anello. Emma, disse nervosamente, ti amo, voglio costruire un futuro con te. Lo fissai incredula. Solo poche ore prima lo avevo visto baciare un'altra donna e ora mi stava chiedendo di sposarlo. Prima che potessi rispondere, una voce femminile parlò improvvisamente dietro di noi. Alex. Il suo viso perse tutto il colore. Mi voltai lentamente ed eccola lì, la donna della Casa Bianca. La donna in piedi dietro di noi teneva per mano una bambina. La piccola sembrava avere circa 5 anni. Aveva capelli castani ricci e grandi occhi identici a quelli di Alex. Per alcuni secondi nessuno parlò. Il ristorante improvvisamente sembrava troppo silenzioso. Guardai prima la bambina perché la mia mente non riusciva a comprendere completamente quello che stava succedendo. La bambina sorrise ad Alex. Papà, disse piano. Quella sola parola ruppe qualcosa dentro di me. Alex si alzò così velocemente che la sua sedia quasi cadde. Il suo viso diventò pallido. La donna guardò me, poi la scatola con l'anello sul tavolo. Lentamente la sua espressione cambiò da confusione a dolore. Chi è lei? Chiese ad Alex a bassa voce. Alex si passò nervosamente una mano sul viso. Emily, ti prego, lascia che ti spieghi. Quindi adesso aveva un nome. Incrociai le braccia. No, dissi. Credo che dovrei sentire anch'io questa spiegazione. La bambina stringeva forte la mano della donna mentre guardava il ristorante con occhi confusi. Le persone vicine avevano iniziato a osservarci. Un cameriere si fermò vicino al nostro tavolo. Nessuno toccava più il proprio cibo.
La donna mi guardò di nuovo con attenzione. Tu non lo sapevi? Disse piano. Scossi la testa. No. I suoi occhi si riempirono immediatamente di lacrime. Da quanto tempo state insieme? Chiese. Quasi 2 anni, risposi a bassa voce. Lei chiuse gli occhi per un secondo. Alex sembrava in trappola. Possiamo non farlo qui? Sussurrò. Quasi mi venne da ridere. Eri pronto a chiedermi di sposarti qui, risposi. La donna fissò la scatola dell'anello. Chiederle di sposarti, ripeté lentamente. Alex rimase in silenzio. Quel silenzio mi disse tutto, poi finalmente feci la domanda più importante. Chi è lei, Alex? La donna rispose prima che lui potesse parlare. Sono sua moglie. Tutto il mio corpo si gelò. Moglie, non fidanzata, non ex moglie. Sua moglie. Guardai Alex aspettando che lo negasse, ma non lo fece. La bambina si appoggiò al fianco della donna stringendo un coniglio di peluche. La donna le accarezzò dolcemente i capelli. Questa è nostra figlia, Lily, disse. Mi sentii girare la testa. Ogni ricordo che avevo con Alex improvvisamente sembrò falso. Ogni messaggio a tarda notte, ogni promessa, ogni ti amo, faceva tutto parte di una bugia. Alex mi guardò disperatamente. Emma, stavo per dirtelo. Quando? Chiesi bruscamente. Dopo il matrimonio. Non ebbe risposta. Sua moglie lo guardò incredula. Mi avevi detto che stasera lavoravi, disse piano. Alex abbassò lo sguardo. Il ristorante sembrava soffocato dal silenzio. Alla fine mi alzai in piedi. Non posso restare qui, ma prima di andarmene guardai di nuovo sua moglie. Per la prima volta smisi di vederla come l'altra donna. Anche lei stava soffrendo, forse persino più di me. Aveva costruito una casa e una famiglia con lui, e lui aveva tradito anche lei. Fuori dal ristorante una fredda pioggia cadeva leggera. Alex ci seguì fuori mentre sua moglie chiamava sua sorella per venire a prendere la figlia. 20 minuti dopo, la bambina andò via con un sorriso assonnato e il suo coniglio di peluche tra le braccia. Guardarla andare via mi fece male al petto. I bambini soffrono sempre quando gli adulti mentono. Dopo di ciò, noi 3 ci sedemmo sotto una panchina coperta vicino a un piccolo parco. La pioggia colpiva dolcemente il tetto sopra di noi. Per un po' nessuno parlò. Alla fine Alex guardò entrambe. Vi amo tutte e 2, disse debolmente. Sua moglie scosse immediatamente la testa. Questo non è amore, rispose. È egoismo. Rimasi in silenzio, ma nel profondo ero d'accordo con lei. Alex cercò di spiegare tutto.
Disse che il matrimonio era diventato stressante dopo la nascita della loro figlia. Disse che la vita era diventata pesante. Poi aveva incontrato me e tutto era tornato emozionante. Tu mi facevi sentire felice, mi disse. Lo guardai attentamente. Avresti potuto lasciare il tuo matrimonio, dissi con calma, ma invece hai mentito a entrambe. Abbassò la testa. Per una volta non aveva nulla di intelligente da dire. Sua moglie si alzò lentamente. Per me è finita, disse. Alex sembrò terrorizzato. Ti prego, sussurrò, ma lei lo guardò semplicemente con occhi stanchi. Mi fidavo di te, disse piano. Poi si allontanò sotto la pioggia e per la prima volta quella notte Alex sembrò davvero solo. Dopo che la moglie di Alex parlò, il silenzio riempì il parco. La pioggia continuava a cadere dolcemente intorno a noi. Poi lei mi guardò e disse qualcosa di inaspettato. Mi dispiace. La fissai sorpresa. Perché ti stai scusando? Chiesi piano. Si strinse il cappotto contro il vento freddo. Perché non meritavi questo? Rispose. Ha mentito a entrambe. Per la prima volta quella notte smisi di vederla come parte del problema. Anche lei stava soffrendo. Eravamo entrambe intrappolate nella stessa situazione distrutta. Pochi secondi dopo aprì la borsa e tirò fuori una piccola foto di famiglia. Me la porse con attenzione. Nella foto Alex era accanto a lei e alla loro figlia su una spiaggia. Tutti e tre sorridevano. Sembravano una famiglia felice. Sul retro della foto Alex aveva scritto «Per sempre insieme». Sentì immediatamente il petto stringersi. Una volta aveva chiamato anche me il suo futuro. In quel momento qualcosa dentro di me scomparve definitivamente, non il mio amore per lui. Quello aveva già iniziato a morire settimane prima. Ciò che sparì fu l'ultima piccola speranza che forse esistesse una spiegazione sincera. Non c'era, solo bugie. La moglie di Alex si alzò lentamente. Me ne vado, disse piano. Alex fece rapidamente un passo avanti. Ti prego, aspetta. Ma lei scosse la testa. Niente più scuse. Poi si allontanò sotto la pioggia senza voltarsi indietro. Alex sembrava pronto a seguirla, ma io mi misi davanti a lui. Per un momento ci limitammo a guardarci sotto le luci del parco. Poi parlò di nuovo. C'è un'altra cosa che dovresti sapere. All'improvviso mi sentii nervosa. E adesso cosa c'è? Chiesi. Alex sembrava esausto. Quando ci siamo conosciuti, disse lentamente, mia moglie era incinta. Mi sentii gelare. Cosa? Era incinta di nostra figlia quando ho iniziato a venire nella tua libreria.
Il ricordo mi colpì immediatamente. Giornata di pioggia, giacca bagnata, il suo sorriso stanco. Quello era stato l'inizio della nostra storia, ma per lui un'altra vita esisteva già. Feci un passo indietro. Quindi mentre tua moglie era incinta, flirtavi con me? Alex abbassò gli occhi. All'inizio non pensavo che sarebbe diventata una cosa seria. Basta, dissi bruscamente. Ti prego, smetti di parlare. Ogni spiegazione rendeva tutto peggiore. All'improvviso capii che le bugie erano iniziate molto prima che io sospettassi qualcosa. Poi Alex infilò la mano in tasca e tirò fuori un foglio piegato. Avevo intenzione di dartelo la prossima settimana, disse piano. Aggrottai la fronte. Che cos'è? Un contratto d'affitto. Lo fissai. Hai affittato un appartamento? Lui annuì lentamente. Per noi. Quasi mi venne da ridere per l'incredulità. Avevi pianificato un'intera seconda vita? Non doveva andare così, sussurrò, ma era andata esattamente così. Voleva 2 mondi contemporaneamente, una famiglia in un posto e una relazione segreta da un'altra parte. La pioggia diventò più forte intorno a noi. Alla fine feci un respiro profondo. Non voglio mai più vederti, dissi con calma. Il suo viso cambiò immediatamente. Emma, ti prego. Scossi la testa. Forse tenevi a me, dissi. Ma questo non è amore. Il vero amore non distrugge le persone in questo modo. Per una volta non ebbe nulla da dire. Così mi voltai e me ne andai. Le settimane successive furono dolorose. Tutto mi ricordava Alex, il bar vicino al mio appartamento, i film che guardavamo insieme, perfino certe canzoni alla radio. A volte piangevo mentre preparavo la cena, a volte mentre lavoravo, a volte senza alcun motivo. Guarire non era semplice né bello. Alcuni giorni mi sentivo forte, altri giorni mi mancava ancora, nonostante tutto. Bloccai il suo numero. Poi lo sbloccai. Poi lo bloccai di nuovo. Andare avanti era confuso e disordinato, ma lentamente, poco alla volta, la vita diventò di nuovo più leggera. E una verità importante rimase nella mia mente. Quando qualcuno ti ama davvero, non ti chiede di vivere dentro le sue bugie. Durante le prime settimane dopo tutto quello che era successo, la mia amica Sara rimase spesso con me. Portava cibo, film e una compagnia silenziosa. A volte parlavamo per ore, a volte non dicevamo nulla. Un pomeriggio in libreria, mentre mi guardava sistemare lentamente dei vecchi libri, disse qualcosa che non ho mai dimenticato. Sai cosa fa più male? Cosa?
chiesi. Ti manca una versione di Alex che in realtà non è mai esistita davvero. Le sue parole rimasero nella mia mente per giorni, perché aveva ragione. Non ero triste solo per aver perso lui, ero triste perché la persona di cui mi fidavo era stata, almeno in parte, falsa fin dall'inizio. Circa un mese dopo, la moglie di Alex venne a visitare la libreria. Mi sentii nervosa nel momento in cui la vidi. «Ciao», disse dolcemente. «Ciao». Ci sedemmo insieme nella piccola sala pausa con delle tazze di tè davanti a noi. Sembrava stanca, ma più calma rispetto a prima. «Come stai?» chiesi con cautela. Fece un piccolo sorriso. «Alcuni giorni sono difficili, altri vanno meglio». Capivo perfettamente cosa intendesse. Mi raccontò che per il momento stava vivendo con sua sorella e che stava pensando seriamente al divorzio. «Alex continua a chiedere scusa», disse piano, «ma qualcosa dentro di me è cambiato». Abbassai lo sguardo verso il tè. «Mi dispiace per tutto», sussurrai. Lei scosse la testa. «Non è stata colpa tua». Prima di andare via, comprò un piccolo bouquet di tulipani. Mentre incartavo i fiori, guardò intorno alla libreria e sorrise tristemente. «È strano quanto velocemente possa cambiare la vita», disse. «Dopo che se ne andò, rimasi sola per molto tempo a pensare a tutto. Lentamente anche la mia vita iniziò a cambiare. Qualche mese dopo mi trasferii in un nuovo appartamento. Cominciai a fare passeggiate più lunghe, smisi di controllare il telefono ogni pochi minuti. Poco alla volta iniziai a sentirmi di nuovo me stessa. La guarigione non arrivò in un unico grande momento. Arrivò silenziosamente. Un anno dopo, finalmente capii qualcosa di importante. Alex non aveva distrutto l'amore per me, aveva solo distrutto la fiducia per un po'. E la fiducia può tornare lentamente con il tempo e l'onestà. Una sera, poco prima di chiudere la libreria, un uomo entrò sembrando nervoso. «Scusi», disse con un sorriso, «siete ancora aperti?» «Per ancora qualche minuto», risposi. Lui rise piano. «Bene, ho bisogno di aiuto per scegliere un regalo». Per un secondo un vecchio ricordo tornò nella mia mente, poi scomparve, perché questo non era Alex, era semplicemente un nuovo momento, e per la prima volta dopo tanto tempo questo non mi faceva più paura. Ora impariamo alcune parole italiane utili dalla storia di oggi. Queste parole sono comuni nelle conversazioni emotive e nelle situazioni della vita reale. Fiducia significa credere che qualcuno sia onesto e buono. Emma si fidava di Alex, ma lui le ha mentito.
Bugia significa dire qualcosa che non è vero. Alex ha mentito sulla sua vita segreta. Segreto significa qualcosa nascosto agli altri. Lui nascondeva molti segreti. Relazione extraconiugale significa una relazione romantica al di fuori di un matrimonio o di una relazione seria. Alex aveva una relazione extraconiugale. Scioccato significa molto sorpreso in modo emotivamente forte. Emma si sentì scioccata quando scoprì la verità. Con il cuore spezzato significa essere estremamente tristi a causa dell'amore o di una perdita. Si sentiva con il cuore spezzato dopo il tradimento. Egoista significa pensare solo a se stessi. Alex si comportò in modo egoista. Scusarsi significa dire mi dispiace. Alex si scusò molte volte. Guarire significa sentirsi lentamente meglio dopo un dolore. Guarire richiede tempo. Andare avanti significa continuare la propria vita dopo un'esperienza difficile. Emma lentamente andò avanti con la sua vita. Ora prova a creare le tue frasi usando queste parole. È uno dei modi migliori per ricordare il vocabolario. Ora impariamo un piccolo consiglio per parlare italiano. Quando i madrelingua parlano di emozioni, di solito usano frasi semplici. L'italiano semplice spesso suona più naturale e più forte. Per esempio, invece di dire «Ho vissuto una tristezza emotiva», la maggior parte delle persone dice semplicemente «Mi sentivo distrutta». Ecco alcune frasi emotive naturali. Mi fidavo di lui. Mi ha mentito. Mi sentivo ferita. Non riuscivo a crederci. Ho deciso di andarmene. Queste frasi brevi suonano vere e naturali. Quindi ecco il consiglio di italiano di oggi. Se vuoi sembrare più fluente, non usare sempre un vocabolario difficile. L'italiano emotivo semplice è molto potente. Ora correggiamo alcuni errori comuni in italiano. Sbagliato. Lui ha tradito con me. Corretto. Lui mi ha tradita. Esempio. Ha tradito sua moglie. Passiamo al prossimo. Sbagliato. Ero molto scioccante. Corretto. Ero molto scioccata. Ricorda. Scioccante uguale la cosa. Scioccato / scioccata uguale il tuo sentimento. Esempio. La notizia era scioccante. Io ero scioccata. Passiamo al prossimo. Sbagliato. Lui mi ha mentito. Corretto. Lui ha mentito a me. Oppure mi ha mentito. Esempio. Mi ha mentito per mesi. Passiamo al prossimo. Sbagliato. Io non sapevo. Corretto. Io non lo sapevo. Ora ripeti queste frasi corrette. Mi ha mentito.
ero scioccata. Non conoscevo la verità. Mi sentivo con il cuore spezzato. Dovevo andare avanti. Ottimo lavoro. Ora facciamo un piccolo esercizio di shadowing. Per favore, ascolta e ripeti lentamente. Mi fidavo della persona sbagliata. Lui nascondeva la verità. Il mio cuore era spezzato. Non riuscivo a credere alle sue bugie. Avevo bisogno di andarmene. Guarire richiede tempo. Sono diventata più forte. Ho imparato di nuovo a fidarmi di me stessa. Molto bene. Lo shadowing aiuta la tua pronuncia, il ritmo e la sicurezza nel parlare. Cerca di copiare non solo le parole, ma anche l'emozione. Grazie mille per aver ascoltato oggi. Spero che questa storia ti abbia aiutato a migliorare il tuo italiano in modo naturale. Ora voglio sentire la tua opinione. Cosa pensi di Alex? Cosa faresti nella situazione di Emma? La fiducia può tornare dopo un tradimento. Scrivi i tuoi pensieri nei commenti e se ti è piaciuta questa lezione metti mi piace e iscriviti per altre storie in italiano e pratica di conversazione. Abbi cura di te, continua a praticare e ci vediamo la prossima volta. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.